Oggi siamo sull'altopiano di Brentonico, poco sopra l'abitato di Polsa. Andiamo a fare un giro ad anello ripercorrendo i luoghi della Grande Guerra e la meta di oggi è raggiungere Cima Vignola e il Corno della Paura. L'itinerario prende il via al parcheggio del camping Polsa e la nostra prima destinazione è Malga Vignola. Oggi il tempo è alquanto instabile, ma siamo fiduciosi che esca il sole. Siamo arrivati in un punto dove si ha una bella visuale sulla Valla Garina, con l'abitato di Rovereto, Mori e anche su Brentonico. Siamo arrivati a Malga Vignola dopo una camminata tranquilla su una mulattiera e adesso continuiamo verso la Cima Vignola. Siamo arrivati in un punto dove possiamo vedere questo enorme impluvio, che è un bacino di raccolta dell'acqua, e alle mie spalle potete vedere anche i resti di caserme. Questi furono costruiti dagli austro-ungarici prima della Grande Guerra. In quest'area gli austro-ungarici avevano intenzione di realizzare un forte, ma questo non fu possibile, in quanto nel 1915, quando l'Italia dichiarò guerra all'Austria, il forte non era ancora costruito e quindi il comando militare austriaco decise di abbandonare l'area e di arretrare la linea di difesa. Da questo punto saliamo alla cima del Monte Vignola. Salendo a Cima Vignola si arriva a questa croce da dove si gode un bel panorama sulla Valla Garina e non a caso qui si trovano dei resti di fortificazione dell'esercito italiano che controllava la valle sottostante. Siamo arrivati in vetta a Cima Vignola e una volta arrivati qui capirete il motivo per il quale è stata scelta come sede di un forte. Da quassù si ha una vista meravigliosa. Lo sguardo spazia dal Pasubio alle piccole Dolomiti, ai Lessini, al Garda, al gruppo dell'Adamello, della Presanella e del Brenta. E inoltre si ha una vista sull'intera Valla Garina e la Valle dell'Adige.
dopo aver mangiato e riposato, scendiamo da Cima Vignola sullo stesso sentiero. Scesi da Cima Vignola, adesso ci dirigiamo verso il Corno della Paura, passando per Bocca d'Ardole. Abbiamo fatto una piccola deviazione e siamo giunti a questa croce posta dagli alpini di Sabbionara in memoria dei caduti, e da qui si domina l'abitato di Avio e di Sabbionara. Ci troviamo a Bocca d'Ardole e da qui manca pochissimo per raggiungere il Corno della Paura. Sta piovigginando. Siamo giunti al Corno della Paura. E adesso, con una breve deviazione in salita, andiamo a vedere delle fortificazioni. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise to thee an altar, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus, Lord. Ci troviamo su una postazione antiaerea e possiamo dire che i soldati hanno scelto proprio un posto strategico magnifico per controllare e osservare la Val Lagarina. Adesso accendiamo i frontalini per andare a visitare una galleria. Interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debt daily I'm constrained to be. Let thy Arrivati a questo cippo commemorativo, proseguiamo sulla strada asfaltata verso destra, direzione Malga Pravecchio di Sopra. Abbiamo oltrepassato la Malga Pravecchio di Sopra e adesso, tagliando per i prati, ci dirigiamo verso la Malga Susine.
Lasciamo la Malgastusine e facciamo rientro al parcheggio presso il camping Polsa. Siamo arrivati alla conclusione di un altro magnifico itinerario ad anello, veramente interessante e suggestivo. Interessante da un punto di vista naturalistico ed anche storico. Il percorso è un percorso facile, non presenta particolari difficoltà, possiamo dire che è alla portata di tutti. Si cammina su qualche breve tratto di sentiero, altrimenti è quasi sempre strada sterrata e un breve tratto di strada asfaltata. Questa camminata può essere intrapresa in qualsiasi periodo dell'anno, ma il nostro consiglio è di effettuarla in primavera perché potete godere delle molteplici varietà di fiori che vi offre l'altopiano di Brentonico. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!